Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunlight e in questo video vi parlerò di un gioco da tavolo che ho fatto io. Prima di cominciare, due cose. Uno, nello scorso video ho detto che ci sarebbe stata la gormanalisi riassuntiva, parte 2, completa, XD, Pro, viva la vita. Ma è un lavorone di montaggio, quindi ho deciso di darmi un po' più di tempo, anche perché nel momento in cui sto registrando questa cosa qua, c'è poco tempo prima dell'uscita del video effettivo. Seconda cosa, la qualità grafica, tranquilli, fra pochi secondi migliora. È una webcam temporanea, il punto centrale è un altro. Inoltre, perché fare questo video qua specifico e non un altro inerente al canale? Questo gioco da tavolo è in lavorazione da parecchi mesi, volevo fare il video quando era bello che pronto, bello che preparato, almeno dal punto di vista di gameplay. Il problema è che non posso dire che funziona bene il gioco se non c'è molta gente che lo testa. E dato che non c'è molta gente che l'ha testato, magari facendo il video comincio a presentarlo per bene e le modifiche le faccio dopo. Come è partita l'idea del gioco da tavolo? Molto semplicemente, durante una live stavamo guardando i gormiti vecchi, le pubblicità, queste cose qua. Mi è venuto uno stress fortissimo in mente pensando: ma voi ci immaginate se ci avessero fatto un gioco bello con le figure dei gormiti? Lo spazio ce l'avevano per fare una cosa interessante. Perché non farla? Anche perché si vede nei primissimi trailer e in alcune immagini promozionali che c'erano in progetto delle cose interessanti, però le avranno tolte per limitare la difficoltà di sviluppo e del gioco, perché i bambini sono stupidi e a quanto pare non sanno giocare ai giochi. Io ho fatto questo gioco quindi pensando a fare un gioco per bambini, però che non li tratti da idioti. Il livello che mi sono dato è Yu-Gi-Oh! Io da piccolo giocavo a Yu-Gi-Oh! Mi divertiva a giocare a Yu-Gi-Oh! Magari qualche regola non la capivo per bene, non c'erano cose imprecise, però mi divertiva da morire giocare a Yu-Gi-Oh! Quindi come obiettivo, come difficoltà massima mi sono messo Yu-Gi-Oh! Non so se l'ho superata o se siamo sempre lì, però più o meno siamo lì, ecco. O almeno il mio obiettivo era quello, magari non è riuscito. Mi sono ispirato un po' ad alcuni giochi da tavolo che ho giocato, giochi di carte, è un misto tra gioco da carte e gioco da tavolo. Carino, mi sono ispirato principalmente al gioco da tavolo di Doom, che mentre lo giocavo ho detto: perché questa cosa non è applicata a dei collezionabili? È un gioco da tavolo completamente no profit, non punto a farci un guadagno anche perché credo che non posso farne. Tutto quello che vedrete sarà disponibile al download, stampa e uso, senza comprare niente, senza spenderci soldi, al massimo i soldi della carta e del toner della stampante, ok? Vi spiego bene com'è il gioco. Sono partito con l'idea, deve essere disponibile a tutti, nella maniera più facile possibile. Quindi l'ho basato, per almeno per adesso, su una scacchiera. Mi sono immaginato come avrebbero potuto farla vendibile, una cosa del genere. Se avessero fatta al tempo sarebbe stata trovabile dentro i blister dei personaggi una sorta di scacchiera con i popoli presenti dentro il blister. Usiamo come esempio 4 gormiti. La modalità di gioco è più divertente, secondo me, è il 2v2. Ho provato 1v1, è abbastanza lineare come gameplay. Ho provato il 3v3, è troppo complesso. Il 2v2 secondo me è quello più equilibrato. Quindi ho Medusa Antica, Tenaglia contro Malvagius e Guardiano Urlante. L'obiettivo del gioco è sconfiggere tutti i gormiti dell'avversario, molto semplice. Come si fa a sconfiggere un gormita? Ogni gormita ha una carta individuale. Queste qua. Le ho stampate in bianco e nero, ma scommetto che a schermo ve le ho messe colorate. Ognuno ne ha una. Dentro la carta descrittiva mi prendo Malvagius come esempio perché non lo so, è quello che mi sembra più interessante da mostrare. La carta individuale ha nome, artwork, barra della vita e potenza totale, 4 statistiche qua, che sono attacco fisico, difesa fisica, attacco magico, difesa magica, la barra della velocità,
e l'urlo di battaglia. Il popolo d'appartenenza e qui al centro gli archetipi ed effetti. Il punteggio totale, 12 in questo caso, è sia la barra della vita che un punteggio totale che serve per, in un certo senso, equilibrare il gioco. È esattamente il doppio della carta del Gormita in prima serie e la somma di attacco fisico, attacco magico, attacco difesa fisica, difesa magica e velocità fa esattamente 12. Questo perché? Perché così almeno i livelli di potenza che erano mostrati in prima serie, quindi che Malvagius è più forte di Guardiano Urlante, resta coerente, resta come fatto. Però per non rendere il gioco completamente sbilanciato, mi sono messo come regola che la somma dei punteggi totali di un giocatore deve essere uguale alla somma dei punteggi totali dell'altro giocatore. Sul come funzionano, cosa servono queste statistiche e come funzionano, lo vediamo adesso con le carte azioni. Oltre alle carte individuali di ciascun Gormita, ogni giocatore deve avere un mazzo di carte azione. Il numero delle carte del mazzo azione dipende da quanti Gormiti sono in gioco. La formula è 5 carte azione di base più 5 per ogni Gormita in gioco. Quindi in questo caso abbiamo 2 e 2, ciascun giocatore ha minimo 15 carte azione nel proprio mazzo. Prima di passare alle carte azione, la struttura della carta individuale è stata fatta da The Word, quello che mi ha fatto la sigla, che ha fatto alcune fan art, quello che ha fatto il video del 1° d'aprile di quest'anno e degli anni scorsi, eccetera eccetera. Mi ha fatto il design della carta e anche alcuni artwork. Altri artisti hanno fatto altri artwork, di questo ne parlerò nel dettaglio per bene a fine video. Per le carte azione pensavo di fare uno stile simile con artwork eccetera, ma per adesso non ce l'abbiamo ancora questa cosa, quindi ho preparato delle carte di default per testare il gioco, sia carte individuali che carte azione. Tutti i file per stampare queste cose stanno in descrizione, se riesco vi metto a schermo un tutorial su come farle, ma le ho fatte in maniera tale che si risparmia il più possibile, quindi con un foglio di carta A4, un foglio di carta normale da stampa, tu ci puoi fare 4 carte individuali dei Gormiti più tutte le carte azioni necessarie per giocare. Ci vuole un po' di tempo per farlo. Allora, la carta azione, analizziamo com'è fatta. Ha un nome, il popolo di provenienza di colui che può utilizzare la carta azione, il tipo, che può essere un rapido o standard. Rapido può essere usato più di una volta al turno e le carte standard invece le puoi fare soltanto una e poi finisce il turno. Sotto c'è una sottocategoria che determina se è una carta di combattimento, se il danno si applica fisico o magico. Dopo vediamo, fra pochissimo lo vediamo per bene. L'effetto degli archetipi sotto e le statistiche. Le statistiche sono movimento, range e danno. Il valore che sta nella statistica di movimento, MOV, va moltiplicato per la velocità del Gormita e il risultato finale è la quantità di caselle che possono essere fatte. Nel caso di, mettiamo scatto, c'è movimento 1, quindi Tenaglia può fare una casella. Medusa Antica ne può fare 2 perché ha velocità 2. Ok? Poi c'è range. Range indica l'area in cui può colpire i bersagli. Se c'è scritto soltanto range, vuol dire che può colpire un bersaglio nel range di attacco. Il range 1 è una casella e può arrivare fino a 1,5. Le caselle oblique rispetto al Gormita principale valgono 1,5 perché se no non si potrebbero attaccare i nemici in obliquo se fosse soltanto 1 e non 1,5. In questo caso, se il range è 1, può colpire un nemico che si trova qua. Ci sono le carte con range ad area, quindi che può colpire più di un personaggio nell'area di riferimento, oppure perforanti che sono magari tipo 3 caselle, può colpire tutte e due che si stanno nella stessa linea d'aria. Poi qui ci vuole un po' più di attenzione, ma in linea generale è così. Per il danno si valuta la categoria se è fisico o magico. Se è fisico, si moltiplica il punteggio di danno all'attacco fisico del Gormita e poi si sottrae la difesa fisica del Gormita difensore. Il danno minimo è 1, non puoi fare 0 di danno a patto che non ci siano effetti particolari. Questo poi ha una ragione di bilanciamento. Se invece è magico, valuti l'attacco magico del Gormita,
moltiplichi per il danno e togli la difesa magica del Gormita, del difensore. Popolo, se non c'è nessun popolo, qualsiasi Gormita può utilizzare quella carta. Se c'è un popolo, soltanto i Gormiti di quel popolo possono usarla. Stessa cosa per gli archetipi, se non c'è nessun archetipo, tutti possono usare quella carta. Se c'è un archetipo specifico, soltanto i Gormiti con quell'archetipo lo possono utilizzare. All'inizio della partita ogni giocatore ha il suo mazzo di carte. Ciascun giocatore pesca 3 carte e si decide l'ordine dei turni in base al punteggio di velocità. In caso di parità fate voi lanci di moneta, eccetera, eccetera. In questo caso, che tutti questi 3 sono in parità, l'ordine dei turni io consiglio di farlo alternatamente. Ok? Medusa Antica è prima perché c'ha 2. Subito dopo di Medusa Antica l'avversario sceglie il suo Gormita, poi tu scegli il tuo, eccetera, eccetera. Un consiglio, poi in realtà potete fare, decidete coi dadi o roba così. Per il resto è tutto spiegato nel file Excel che sta in descrizione. C'è tutto il regolamento, tutta una cartella di regolamento in descrizione che spiega le regole del gioco. Il dettaglio è che i signori della natura sono particolarmente sbregati. Oltre al fatto che in questa tabella sono troppo grossi, prendiamo Chaos Atomic, che non ho fatto ancora in gioco, ma c'è. Chaos Atomic non ce la fa a occupare una casella sola, perché è troppo grossa la figure. E è prima serie, quindi cioè, ci sta a malapena, però ci sta. Quindi i signori della natura ho deciso che per adesso occupano 2 caselle. Poi vedremo in caso se è troppo sbregato, troppo forte o troppo debole come cosa. In generale i signori della natura ora come ora sono estremamente potenti. Quindi ho cercato di trovare dei modi per nerfarli. Sono dimenticato di dire, sono io, Jack, fase di montaggio che parla, che forse un metodo per nerfare i signori della natura è far sì che quando si muovono possono muovere soltanto una delle sue caselle, delle loro caselle alla volta. Quindi per effettuare un movimento c'è bisogno del doppio dei passi. Il che viene tranquillamente riequilibrato dal fatto che la loro velocità è minimo 2. Quindi diciamo che può essere che l'ho equilibrati in questa maniera. Nel file ci sono scritte le regole, quindi se non avete capito qualcosa potete leggerle da lì, ok? Banalmente, semplicemente. Scusate, torniamo al me di 3 giorni fa. E niente, in linea generale le regole sono queste. Se sono troppo complesse o qualcosa del genere, ditemelo nella sezione commenti, che semmai ne discuto. È parecchio tempo che lo sviluppo questo gioco, quindi è un po' difficile che ci siano grossi problemi, ecco. Probabilmente il gioco sarà sbilanciato, ora come ora, perché non è stato molto playtestato, quindi sarete voi con i miei playtester. Ricordo che non c'è un obiettivo di guadagno, è tutto fattibile online, gratuitamente. All'inizio volevo usare tutte le statistiche delle Battle Cards, ma per questioni di bilanciamento lo psicopotere ho evitato di mettercelo, perché poi la difesa sarebbe stata una cosa poco vantaggiosa e non sarebbe stato molto equilibrato il gioco, secondo me, perché dare punti in difesa non sarebbe servito a molto e in più, visti i punteggi, già abbiamo pochi spazi dove mettere queste statistiche. Avevo provato anche a usare le statistiche proprio delle Battle Cards, sono completamente sballate e poi questi numeri sono troppo alti. Per i calcoli che poi ci devi fare dopo sono parecchio complessi, diventano non parecchio ma abbastanza più complessi. Quindi in descrizione vi metto il link alla cartella dove si trova il file Excel con le regole, i punteggi di ciascun Gormita, la lista delle carte azioni e anche una tabella generica perché non si sa mai, e il file Word per stampare le carte e i file immagine delle carte stesse. Per stampare dovreste scaricare, mettere nel vostro drive in maniera modificabile, mettere le statistiche delle carte che vi servono da stampare nelle carte stesse e poi refreshare soltanto la quantità di quella carta lì che volete. È un processo un po' lentino, se ne trovate uno più veloce fatemelo sapere, ma per adesso funziona. È quello che ho trovato più funzionante. Davvero, se ve ne viene in mente uno più veloce, anche se pensate che sia stupido e che ci abbia più pensato, fatemelo sapere, perché magari non ci ho pensato perché sono un idiota.
Per adesso il gioco è soltanto sulla prima serie, perché voglio vedere se funziona, se gira, se piace. E niente, mi pare che del gioco stesso ho finito le cose. Passiamo alla parte croccante del video, quella che interessa a più gente che rispetto al gioco stesso per qualche motivo. Ed è le carte stesse, ok? Le carte sono state fatte da, come ho detto prima, da The World, il design generale della carta. Metto un paio qua, magari le faccio anche scambiare, così che ve ne vedete un po' di quelle che sono già state fatte. Gli artwork invece sono fatti da alcuni artisti della community, tra cui The World e qualcuno lo sto facendo anche io. Alcune persone che hanno lavorato ad alcune carte o che stanno lavorando ad alcune carte sono per esempio Nene o Heavy Metal, se avete visto su Instagram, o la collaborazione in live che ho fatto qualche settimana fa. Se qualche altro artista vuole collaborare, scrivetemi o su Telegram o sulla mail del canale per avere maggiori informazioni. Regole per fare le art, ve le dico qua. Allora, potete prenotare le carte contattando o me o The World e modifichiamo il file che sta in descrizione con la lista dei gormiti che devono ancora essere modificati e quelli che sono stati già modificati o con le carte prenotate. Ciascun gormita può essere disegnato da una persona alla volta. Se siamo davvero tanti, forse riusciamo a farne 2. Però ciascuna persona può disegnare più di un gormita. Questo sì. Ne può prenotare fino a 2 gormiti e poi può richiederne di prenotarne altri. Vuoi disegnare Geos e che ne so, Arachno. Prima di poter prenotare un altro gormita oltre questi 2 devi finire il disegno o di Geos o di Arachno. Poi ne puoi prenotare un'altra, te ne puoi tenere 2 alla volta. Il gormita comunque deve essere per forza in design il più possibile prima serie. Se ci sono delle notevoli differenze fra il design prima serie ed Energeia, fate il design prima serie. Esempio, Tasarau. Se lo disegnate prima serie è diverso rispetto alla sua forma Energeia. Quindi si nota la differenza e dovreste farlo in prima serie. I disegni devono avere uno sfondo abbastanza largo per l'artwork o abbastanza in verticale, comunque più sfondo fate meglio è. Una volta completato il disegno me lo inviate o su Telegram non compresso o su email o a me o a The World e noi lo aggiungiamo al documento. Poi The World lo mette all'interno della carta sua e così che stiamo a posto. Mi tengo la possibilità di rifiutare gli artwork, sia perché potrebbero essere veramente offensivi o not safe for work, oppure semplicemente perché non mi piacciono, ecco. Al massimo se sono disperato nella necessità degli artwork. E più o meno questo è il regolamento. Vi dico, questo è un progetto no profit, quindi non è che guadagno dei soldi da questa cosa qua, quindi non vi posso dare una retribuzione. Se mi dessero i diritti, forse, se la Giochi Professionali mi desse i diritti, sì, però non credo succederà mai, quindi resta un progettino carino della community. Un altro motivo per cui mi sono sbrigato è perché siamo nel Gourmet, un progetto fatto da Nenesart, simile al Mermaid o Linktober se vogliamo, in cui si disegnano i gormiti giorno per giorno. In questo caso mi pare che ogni 2 giorni metto qui metto la programmazione del Gourmet di questo mese. Sì, è già iniziato maggio e vabbè, però ecco, se volete cominciare a farlo, ben accetti. Se volete farlo e supportare questa cosa qua, già che ci siete, fate 2 piccioni con una fava, fate il disegno del gormita che volete voi dalla lista del Gourmet e poi me lo mandate in formato della carta e poi me lo mandate. Ovviamente tutte le art avranno il riconoscimento, ci dovete dire anche il nick con cui volete citati nell'artwork della carta. C'è, mi pare, l'angolino qua, questo qua, l'angolino questo qua. Ci sarà scritto il vostro nome perché l'avete fatto voi l'artwork della carta. E niente, basta. Se il progetto va particolarmente bene, forse trovo il modo di stamparle in olografico e le do a quelli che mi fanno le sub. Ovviamente non c'è un ritorno economico perché soldi per comprare i materiali, produrli e spedirlo
superano di tanto la sub. Vedremo. Se trovo il modo, se vi piace come progetto, se vi piace il gioco, eccetera. E niente. Sfera Genkidama! Datemi la vostra energia! Boh, non so che dirvi, ragazzi. Spero che vi piaccia il progetto, spero che vi piacciono queste carte qua. Spero che parteciperete in più di quanti ce ne sono già, perché hanno cominciato a fare le carte come dei pazzi, velocissimo, e mi sono un po' spaventato perché non me l'aspettavo. Gormitico. Ho fatto tutto il video senza gli occhiali! No! No, mi sono scordato gli occhiali. Fate finta che io ho avuto tutto il tempo questi addosso. Tutto il tempo, così. Ok? Fate finta che ce l'ho sempre avuti addosso. No, dai, come potevo dimenticarmi gli occhiali? La terza volta che registro questo video. Terza!